Ciao, siamo Paola e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Buongiorno, oggi è una bellissima giornata e Max è uscito una mezz'oretta prima di me, ha iniziato già a fare foto. Io adesso sto passeggiando sulla spiaggia, c'è già un caldo fotonico eppure sono solo le 8 e qua davanti a me ci sono già alcune iguane che passeggiano anche loro in riva al mare. Stamattina ci siamo dedicati a fotografare la pesca di un pelicano e non è semplice perché il mare è mosso, perciò bisogna lavorare in condizioni di serenità, di sabbia, di vento, però non so se l'avete visto, tac, pesca. Penso che abbiamo fatto dei buoni video e delle buone foto. Sta alzando sempre di più la marea, vado a togliere il mio zaino fotografico prima che me lo trovo a galleggiare in mezzo all'oceano. Tornando indietro verso il nostro hotel abbiamo incontrato le iguane che stamattina alle 7:30, 8 andavano verso il mare. Adesso stanno tornando a terra, quindi piano piano tornano indietro, si fermano sugli scogli ad asciugarsi e poi se ne torneranno a terra. Avevo una quantità di sabbia nelle scarpe incommensurabile. La vista dal nostro albergo è spettacolare. E adesso andiamo a mangiare qualcosa e poi vediamo se andare a fare un bagno o riposarci un po'. Niente, volevamo fare un giro in spiaggia, ma altissima marea. Insomma sì, ci potremo bagnare e tutto, ma poi non hai dove appoggiare lo zaino, piove, io ho anche le scarpe da ginnastica neanche infradito. Insomma, tutti gli elementi dicono che questo pomeriggio è un po' bruciato, un po' fancazzeggio. Dopo la pioggia di oggi, dato che adesso sta rasserenandosi il cielo, la gente è uscita fuori come il prezzemolo. Quindi c'è pieno di gente in spiaggia, anche se è appena calato il sole, e non solo c'è pieno di gente, ma c'è pieno di zanzare. Siamo seduti al tavolo per mangiare, per la cena. Il ragazzo ci ha portato il menù e la lozione per le zanzare. Stasera pesce cotto nel cocco, con riso, platano fritto e insalatina. E Max ha un piatto gigante di patatine fritte. E ho già mangiato 2 empanada. Pagato? Quanto? 32. Oggi siamo divisi in due. Allora, io vado a fare il tour de los túneles, che Max assolutamente si è rifiutato di fare perché non vuole più mettere piede in barca, mentre lui andrà verso il muro de las lágrimas. Oggi ci siamo divisi con Paola. Lei va in barca, che io assolutamente non posso. Io mi sono preso una bici e sto facendo dei sentieri per vedere se riesco a vedere animali. Vado fino al muro della Lágrimas e poi torno indietro. Ci sono vari punti di osservazione, di visita, vediamo un po' come va. Siamo arrivati sul molo e ora saliremo a bordo della barca. Direi che qua sembra di essere a San Cristobal, ci sono un sacco di otarie.
la guida ci ha appena spiegato che qui allo Stundenes il posto è molto famoso per i boobies, che sono le sule con le zampe blu, perché qui nel prossimo mese, quindi ad aprile, arriveranno migliaia di sule a nidificare proprio in questo posto dove siamo ora. Sto fotografando le tartarughe giganti, ce n'è una proprio in mezzo alla strada. Sono bellissimi questi rettili, mi piacciono un sacco. Siamo arrivati in fondo a questo sentiero, al muro delle lacrime si chiama, ed effettivamente, visto il caldo che c'è, il nome non poteva essere più appropriato. Il paesaggio è molto bello, però 8:30, 8:20 fa già veramente caldo. Siamo quasi arrivati in cima. Mi aspetto un panorama mozzafiato. Ah no, non siamo in cima, c'è ancora un pezzo. Vabbè, ma già da qua rende, notevole. Allora, mi riposo 2 minuti e poi c'ho ancora circa 165 metri per arrivare nel punto più in alto. Da qui non si vede, sembrava questo qua il punto di arrivo, e invece ce n'è uno più in alto. Ci dovrebbe esserci un altro capanno e un radar, forse un radar militare, un radar. Qui c'è una marea di moscerini che sono veramente fastidiosi. Non bastava il caldo e l'umidità e la salita, ci volevano anche i moscerini. Se siete proprio alla frutta potete fermarvi anche al non venire fino in cima, fino dal radar, e fermarvi nel punto di osservazione, punto panoramico poco sotto. Qui sì, si ha un po' più di visuale aperta, ma non c'è tutta questa differenza. C'è un po' più d'arietta, questo sì, c'è un po' più di aria e si sta meglio. Qui ogni minuto che avanza viene sempre più caldo. Questo è il viaggio giusto fermato.
Bellissimo, abbiamo visto un sacco di cose. Abbiamo visto tante tartarughe, squaletti di barriera, mantarei, abbiamo visto i cavallucci di mare. Purtroppo non siamo riusciti a fare il bagno coi pinguini. Tenteremo il prossimo tour a Tintoreras. Qui sto andando a El Estero, non so come si pronunci. L'acqua è salata o assaggiata, non è un fiume. Perciò probabilmente è un canale marino che va verso il mare e magari entra da un'altra parte, o comunque parzialmente salato, potrebbe essere anche un ruscello, però mischiato con acqua di mare. D'altra parte ci sono le mangrovie. Mi sono tolto le scarpe e proseguo a piedi venuti nel ruscello. L'acqua bella fresca, mi fa anche un piacere incredibile. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Ci sono i fenicotteri che pescano e c'è già un altro ragazzo che li sta fotografando. Guarda quanti noi fenicotteri pelicani. Tantissimi. Sono venuto avanti per vedere, qua ci sono pellicani e suve che pescano, ce ne sono un sacco, e purtroppo ho visto uno squaletto morto qua sotto di me. Non so se si riesce a vedere perché l'acqua è un po' torbida, ma è proprio qua sotto. Eccolo qua, sì, ora si intravede un po' meglio. Poverino, chissà come mai, sembra intatto. Questo posto è fantastico. Ho visto una colonia di suve che pesca di continuo, pellicani, un'otaria che risaliva lungo il rio, anzi che andava verso il mare dal rio, uno squaletto purtroppo morto. È proprio ricco di fauna, bellissimo.
mi sono fermato un 20 minuti qua bisogna passare bassi a fotografare delle iguane marine. Ora sto andando a vedere questa pozza scondina. Ma è tutto qua, un sentiero una cinquantina di metri che porta a uno stagno pieno di zanzare, ma ci sono i mangrovi e non si vede niente. Andiamo a vedere la pozza rotonda, così poi dovrei aver visto tutto e possiamo tornare indietro. Eccolo qua, 50 metri, ottimista, saranno 15 metri. Non è neanche brutta da vedere. Oggi giornata bellissima, sole pieno, zero nuvole, insomma fa sudare veramente, però vediamo anche dei bei colori vivi. Fantastico. Arrivati. Caldo. Vedo l'ora di buttarmi sotto la doccia e bere una bibita alla fresca. Dopo questa mezza giornata separati, adesso stiamo andando a fare una passeggiata sulla spiaggia e arriveremo fino al porto, perché voglio far vedere a Max la spiaggia che c'è lì davanti al porticciolo, che è piena di leoni marini e iguane. Abbiamo preso le bici già per domani mattina, perché partiremo dal nostro hotel alle 5:45 in modo da essere alle 6 all'ingresso del parco. E ci sarà da ridere perché io sono un po' imbranatina in bicicletta, vabbè, vedremo. Finalmente dopo un'ora di attesa è arrivato il nostro pasto. Il problema è che portano delle porzioni, a volte il mio, allora, ci mangiava anche la Paola, ma non per dire. Questi qui sono i cordon bleu. No, non ho preso il cordon bleu. Ah no? No, hai preso? la milanese di pollo con il pomodoro. Ah, milanese di pollo con pomodoro. Io invece ho preso papillon, qualcosa, una roba del genere. Comunque praticamente è pesce con condimento di crostacei e molluschi, diciamo. Poi le patate e l'insalata. Buon appetito. Buon appetito. Vuoi un pezzettino? Vuoi per assaggiare?